Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia che molti di voi hanno chiesto nei commenti e nei messaggi privati. Parliamo di Burak Özçivit e Neslihan Atagül, una delle coppie artistiche più amate della televisione turca, tornata al centro dell'attenzione dopo un gesto che ha sorpreso fan e addetti ai lavori. Restate con me fino alla fine perché ricostruiremo l'intero percorso, dalla magia sul set di Kara Sevda alle incomprensioni a telecamere spente, fino al messaggio che, secondo molti, potrebbe riaprire una porta rimasta troppo a lungo socchiusa. Se il video vi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella, è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro. Prima di tutto, facciamo un passo indietro. Kara Sevda non è stata soltanto una serie di successo, è diventata un fenomeno internazionale. La forza del racconto, la fotografia, la regia, e soprattutto l'alchimia tra i protagonisti hanno conquistato il pubblico in Turchia e all'estero. Burak e Neslihan, con la loro intensità scenica, hanno dato vita a personaggi che ancora oggi vengono citati, ricordati e rivisti in milioni di clip sui social. È naturale, quindi, che il loro nome continui a generare attenzione anche a progetto concluso. Quando il set si è spento e ognuno ha ripreso la propria strada, però, il clima intorno ai due si è fatto più complesso. Le agende si sono riempite, i progetti si sono moltiplicati, le squadre di comunicazione hanno preso il sopravvento. E, come spesso accade, qualche gesto, qualche parola e qualche like fuori posto sono bastati per far parlare di tensioni e frecciatine sui social. Nulla di epocale, certo, ma abbastanza per alimentare il chiacchiericcio, un commento non ricambiato, un'intervista interpretata come una stoccata, una scelta di casting letta come presa di posizione. Nel mondo iperconnesso in cui viviamo, i silenzi pesano quanto le dichiarazioni. In questo contesto, circa 2 settimane fa è arrivato il fatto nuovo. Un messaggio pubblico di Burak, apparso sui social, dal tono conciliante. Non c'è stato un proclama roboante, né un comunicato ufficiale, ma un invito esplicito a mettere da parte i fraintendimenti e a ricordare quanto di buono sia nato da quell'esperienza condivisa. Il contenuto preciso appartiene alla sfera dei social e alle interpretazioni del pubblico, ma l'impressione generale, condivisa da molti fan, è stata chiara, un'apertura al dialogo. Un passo che in tanti hanno letto come la volontà di ristabilire un clima sereno, al di là di qualsiasi rumor. La reazione non si è fatta attendere. Nel giro di poche ore, hashtag dedicati hanno iniziato a circolare, i forum si sono riempiti di messaggi, e i profili fan hanno rilanciato vecchie clip della serie con nuovi commenti. C'è chi ha brindato a una possibile pace definitiva, chi ha invitato alla prudenza e chi ha chiesto rispetto per la vita privata di entrambi. In mezzo, i professionisti del settore, che hanno colto l'onda del momento per rilanciare un'idea che da tempo aleggia, riunire la coppia in un nuovo progetto. Non necessariamente un seguito di Kara Sevda, ma un titolo inedito capace di capitalizzare un'attenzione che, a distanza di anni, non si è mai spenta. Ma che cosa significa davvero riconciliazione in un ambiente in cui lavoro e immagine pubblica viaggiano a braccetto? Può voler dire molte cose. Può essere un semplice gesto di maturità, un modo per archiviare vecchi malintesi e restituire al pubblico l'immagine di due professionisti che si rispettano. Può essere un preludio a una collaborazione, se le condizioni creative ed economiche lo consentiranno. Oppure, ipotesi che va rispettata, può essere soltanto un invito a smorzare i toni, a evitare la polarizzazione che spesso trasforma qualsiasi dettaglio in un caso. Dietro a un messaggio pubblico, spesso, c'è un percorso privato. Contatti indiretti, amici comuni, manager che parlano tra loro per comprendere se esistono margini per un riavvicinamento sereno. Negli ultimi giorni, più di una fonte vicina all'ambiente televisivo ha lasciato intendere che l'aria sia cambiata, niente di ufficiale, ma meno rigidità, meno dietrologia e più disponibilità a lasciare che il tempo faccia il suo lavoro. Questo non significa ignorare ciò che è accaduto in passato, ma scegliere consapevolmente di non rimanerne intrappolati. Sul piano professionale, entrambi hanno impegni fitti e identità artistiche ormai consolidate. Per questo, eventuali proposte dovranno tenere conto di alcune condizioni non negoziabili: una sceneggiatura solida,
In grado di valorizzare i loro registri senza replicare quanto già visto, tempistiche compatibili con calendari spesso sovrapposti, e una comunicazione misurata, che non trasformi il dietro le quinte in uno show parallelo. Solo così la curiosità del pubblico potrà restare focalizzata sul prodotto, non sulla vita privata. C'è poi il capitolo social. In questi anni, le piattaforme hanno moltiplicato vicinanza e fraintendimenti. Ogni gesto è registrato, screenato, rilanciato, sezionato. Un mi piace rimosso diventa un caso, una foto non commentata diventa un segnale, un'assenza a un evento si trasforma in rottura. Il messaggio di Burak, proprio perché pubblico, sembra voler disinnescare questo meccanismo, dire qualcosa di chiaro per smettere di dire tutto senza dire niente. Se l'obiettivo era spostare l'attenzione dal pettegolezzo al merito, il tentativo è andato a segno. E Neslihan? La sua posizione, per ora, resta di grande eleganza. Nessuna replica clamorosa, nessuna frase che possa riaprire il dibattito su toni accesi. Chi le è vicino parla di professionalità e di serenità, di concentrazione su progetti in corso e di una crescente attenzione alla qualità delle storie da interpretare. È possibile che anche questa scelta, così sobria, sia parte della stessa traiettoria. Quando un capitolo si chiude, non è sempre necessario urlare per farsi capire. I fan, lo sappiamo, sognano. Alcuni immaginano un'apparizione congiunta in un evento di beneficenza, altri scommettono su una live a sorpresa per ringraziare il pubblico, altri ancora si accontenterebbero di un semplice scatto insieme, magari in occasione di una premiazione. In tutti i casi, l'augurio è lo stesso, vedere due professionisti che si stimano, al di là delle divergenze del passato. Che poi ci sia spazio per un nuovo progetto, lo diranno le prossime settimane. Nel frattempo, proviamo a leggere questo momento per quello che è, un invito alla de-escalation in un settore che spesso vive di contrasti. È una notizia meno spettacolare di un annuncio clamoroso? Forse. Ma è anche quella che permette alle persone di ritrovarsi senza dover per forza recitare una parte. In altre parole, la vera maturità sta nel riconoscere ciò che è stato, ringraziare per ciò che ha funzionato, e, se possibile, ripartire da una base comune di rispetto. Prima di chiudere, voglio lasciarvi 3 scenari possibili, tutti realistici. Ricomposizione silenziosa, niente foto, niente dichiarazioni, solo un clima più disteso e la disponibilità a vedersi in occasioni professionali, con toni civili e sorrisi sinceri. Segnale controllato, un gesto misurato ma pubblico, una stretta di mano, un saluto dal palco, un riconoscimento reciproco, per ribadire che ciò che conta è l'arte, non il rumore di fondo. Nuovo set condiviso. L'ipotesi più ambiziosa, ma non impossibile, se e solo se arriverà il copione giusto e se le condizioni produttive tuteleranno entrambi. Fatemi sapere nei commenti quale scenario vi sembra più probabile e, soprattutto, quale ritenete più sano per 2 artisti che hanno dato tanto al pubblico. Vi leggo sempre e spesso prendo spunto dalle vostre riflessioni per i video successivi. Se siete arrivati fin qui, grazie di cuore. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete questo contenuto con chi ama il mondo delle serie turche. Appena ci saranno novità su Burak Özçivit e Neslihan Atagul, sarete i primi a saperlo. Qui raccontiamo le storie senza urlare, ma senza perdere i dettagli che contano. A presto, nel prossimo video.